in a Hoi An ad assaggiare il vero e autentico banh mi vietnamita, e l'abbiamo già assaggiato qui, però questo dicono che sia imperdibile in Vietnam. Ma gente anche che ha viaggiato in tutto il Vietnam e conferma che non c'è di meglio. Noi abbiamo preso due mixed, perché volevamo assaggiare quello tradizionale, ma hanno anche quelli tipo con il tacchino, un po' barbecue, un sacco di opzioni. Che fanno anche il caffè vietnamita, e la cosa simpatica è che non so se è un caso, se è una regola, ma a noi è venuto a prendere l'ordine proprio lei, la regina. Ok, sono arrivati, questo è uno, questo è l'altro, dici il tuo... facci l'assaggino. Ah, come aspetto secondo me è diverso rispetto a quello mangiato qui. Anche più grande direi. Anche più grande, ora faccio morso. Vai. Croccante croccante. Sapore? Buono. Adesso assaggiamo. Un caffè strepitoso. Thank you. Siamo a Hoi An, la città delle lanterne. Ci stiamo addentrando verso il centro storico. Abbiamo appena finito di mangiare il banh mi più spettacolare della città, e in effetti era spettacolare. Sulla stessa via di Madame Banh Mi è pieno di emporium sartoriali, così come ce ne sarà pieno anche tipo qua o anche in pieno centro. Altra cosa che abbiamo notato già qua a Hoi An, che vedete queste stradine così strette che uno direbbe pedonale, no, loro in scooter vanno ovunque, ma intanto in giro per la città girando trovate lanterne dappertutto. Io non oso immaginare stasera che effetto spettacolare e magico farà. Infatti mi piange già il cuore che non possiamo fermarci troppe notti qui, ma potrà sempre essere un buon motivo per tornare. Che dici, Nick? Sì. Comunque c'è qualcuno che si è evoluto e va con gli scooter elettrici. E questo è ancora un problema maggiore perché non li senti nemmeno. Quindi oltre ad essere ovunque sono anche invisibili e non ce la faccio parlare oggi. Sono anche invisibili e senza rumori. Quindi oltre ad essere invisibili sono anche silenziosissimi. Dei ninja pronti ad investirti. E invece cosa diciamo in merito al fatto di rispetto alla Thailandia sono più sporchi, più puliti? Molto puliti. Ok, quindi abbiamo cambiato, siamo alla seconda città e l'impressione è sempre le stesse. Poi è anche vero che sono cittadine relativamente piccole, quelle che stiamo vedendo finora. E anche molto turistiche. Sì, quindi vediamo poi nelle città un pochino più grandi se questo leitmotiv resta oppure no. Guardate. Che figata! Acabo di dirvi, di raccontarvi il nostro programma. La prima premessa, come sempre, ho lasciato Google Maps in mano a Nick e ci siamo già persi. Perché è questo il discorso, io non posso fare Google Maps e riprendere anche. Nick vuole che riprendo, allora deve impegnarsi con Google Maps, va bene amore? Va bene, ma oggi sono al 50% praticamente, quindi... È al 50% perché come tutti gli uomini gli fa male il polso, quindi basta. Lui è fuori funzionalità 100%, non ce la può fare. Volevo dirvi, non vi ho detto il nostro programma di oggi. Tenete conto che sono le 2:40 di pomeriggio, perché stamattina abbiamo preso il pullman da Hue, siamo arrivati a Hoi An alle 11:30. Abbiamo aspettato di fare check-in in hotel, nel frattempo abbiamo fatto un tuffo in piscina. E infine abbiamo mangiato il banh mi, come vi ho detto prima. Ora siamo diretti a esplorare la Old Town di Hoi An e dobbiamo anche valutare, perché magari comunque mi farò fare qualche abito. Intanto qui tutti mi stanno facendo i complimenti per questo abito. Piccolo scam, l'ho preso su Shein. A dopo! Ecco, c'è il primo tempio che si chiama Quan Kong Temple, che è stato costruito nel 1653. Vamos! Questo tempio teoricamente chiude alle 3:30, quindi siamo arrivati just in time e quindi avevamo fretta. Wow, guarda che si vedono anche le palme in alto. Veramente molto bello questo.
E ovviamente c'è il giardino zen, quindi Nick è già molto entusiasta. Qua per le preghiere e le donazioni. Stiamo girovagando ancora per appunto il centro città. Poi ragazzi, siccome le viuzze sono tante, sono belle, adesso vi faccio vedere un po', ma poi vi faccio vedere meglio stasera. E poi diciamo che dopo un po' le viuzze rischiano di essere ripetitive, anche se vi garantisco che se venite qui non vi annoierete, c'è da fare, c'è da vedere, c'è da tenere gli occhi aperti ovunque perché è veramente stupenda, ma non rilassarsi troppo che gli scooter passano ovunque, quindi attenzione. Adesso siamo arrivati alla sala delle adunanze, vedete? E dovrebbe essere molto bella. Guardate che storia. Puoi cercare qui? Bellissima. Adesso faremo un po' di fotine. Adesso vi voglio dare la descrizione che merita questo posto. Che bello. È stupendo, non è bello? Siamo all'interno della sala delle adunanze della comunità del Fujian, che è una delle comunità più importanti di questa zona. Sono state tante le comunità che hanno influenzato questo genere, cioè questa città. Ecco, le foto molto famose di questo posto sono la porta d'ingresso dove ho fatto la foto io e qua sotto a questi incensi, sì. È una foto molto famosa quella degli incensi, esattamente come la sta facendo Nick, così. E già che la sta facendo ci intromettiamo. Wow! Più avanti vai e più è tutto decorato e dettagliato. Guardate che roba! E questi incensi circolari in alto ti accompagnano lungo tutto il percorso. È bellissimo. L'altra cosa molto positiva di questi posti è che comunque sono sempre ventilatori, visto che fa davvero tanto caldo, è importante. Stiamo entrando a prendere un caffè vietnamita in questo bar che si chiama Phai Pho Coffee, uno dei più storici della City. Vediamo un po'. Hi! Stiamo salendo le scale del Phai Pho Coffee. Vediamo se tutte queste premesse valgono la pena delle mie aspettative. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Io ho fatto chilometri e chilometri per questa vista. I tipici tetti di Hoi An. Stupenda. Aspettiamo il caffè. Cin cin. Mentre possiamo consumare il nostro caffè vietnamita presso Phai Pho Café con questa magnifica vista su Hoi An. Mentre facciamo cin cin con Nick. Yes. È spaziale, è davvero spaziale, è tipo un bounty con un dolce retrogusto di caffè. Questo è leggermente salato perché è la sale dell'Himalaya. Sentiamo? Sentiamo? Cavolo, è buono anche il tuo, pazzescamente buono. Abbiamo scoperto che il caffè in Vietnam ha un retrogusto quasi cioccolatoso, molto buono. Adesso capiamo perché è il secondo produttore mondiale di caffè. Mi stanno per uccidere, se no mi uccidono. Questa città è veramente una perla del Vietnam, bellissima. Ovviamente studiata per il turismo, però è studiata bene ragazzi perché è davvero bella. Poi in giro per tutto il Vietnam sono famosi questi rickshaw
Noi ora siamo diretti al ponte giapponese, una delle attrazioni più famose di Hoi An. E intanto cominciano ad accendersi le lanterne. Ecco il classico sportino vietnamita. Eccoci, siamo arrivati nel lungo fiume e purtroppo il ponte è in ristrutturazione, credo sia visitabile. Le barche si stanno preparando con le lanterne per iniziare ad accenderle al tramonto e questo è il ponticello. Giudizio sulla casa di Tan Ki. Giudizio sulla casa di Tan Ki. Questa è la quarta volta. Evitatela. Oddio, nel senso che va bene se non sapete quale altro inserire come quinto monumento da visitare nel biglietto che include la Old Town. Ma se invece avete l'idea di vedere qualcos'altro potete farlo, perché alla fine è un appartamentino tutto in legno con decori legnosi, ma che obiettivamente vedete nei vari caffè. Esatto, ed è pieno di gente, quindi non ne vale secondo noi la pena. Secondo me vale più la pena andare nelle varie sale di adunanze, nei vari templi che sono più colorati, più grandi e forse un po' più scenici. Direi. Peccato. Perché sembra di essere normale, ma io dico. Ricchi scrizzati malissimo proprio. Non passeremo mai. O meno mai finché non ci buttiamo. Dopo questo andiamo. Sì. Ok, dai. È stato più facile del previsto, direi. Meno male. Questo è lo stesso ponte che abbiamo visto oggi pomeriggio, direi che illuminato cambia decisamente. Guardate quante bellissime luci, quante bellissime proposte. Uno non sa nemmeno dove guardare. Infatti era quella che stavo riprendendo. Un'atmosfera stupenda e in fondo si vedono le barche con le lanterne. Davvero bellissimo. C'è un'atmosfera stupenda. Devo esprimere desiderio. Mi fa un po' paura. Vai su! È andata! Guarda che carina! In mezzo alla natura con gli scooteroni? Nel dubbio, una claxonatina. Presso il Chillax Caffè Restaurant, che mi ero segnata perché è molto instagrammabile e carino, ma nel parcheggio delle bici abbiamo beccato questo tempio che in questo momento è chiuso, ma è sicuramente un tempio per i locals. Lì abbiamo parcheggiato le nostre bici, lì potete vedere tutte le risaie e adesso andiamo verso l'ingresso per gustarci un buon succhetto fresco, perché la temperatura comincia ad alzarsi e c'è bisogno di rinfrescarsi le idee prima di proseguire. Eccoci dentro, è un posto davvero carino, è gigantesco, ci sono tavoli anche al secondo piano. Adesso facciamo guardate che bello qua, e guarda
Sì, ci sono tutte le sculture fatte in paglia, molto carine. Ci sono anche i cosetti che rinfrescano le idee. Guardate quante sculture fatte in paglia. Ed è anche molto bello sicuramente il tramonto, perché vedete ci sono tutte le luci, anche lì ci sono tutte le luci. Quindi per esempio tornando dalla spiaggia uno può fermarsi qui al tramonto. Quindi stiamo facendo fare un bel giretto per il Chillax Café Restaurant. È veramente bellissimo. Guarda quanto spazio relax c'è anche qua. Tutto con la vista sulle risaie. Stupenda. Guardate che relax. E qua sopra c'è ancora un piano di caffè, adesso ve lo faccio vedere. Intanto facciamo la passeggiata verso le costruzioni dove Nick ci farà le foto. Vedete che ha 2 piani, quindi si può prendere caffè anche al secondo piano. Qua si accendono le lucette. È un posto davvero bello, e soprattutto la cosa carina è che hanno anche, a parte che all'ombra, hanno anche i vaporizzatori, quindi veramente se vieni, fa caldo, che mi sembra di capire spesso qui fa caldo, è davvero piacevole perché ti rilassi all'ombra, ti bevi un succhetto, un caffettino, top. Guardate che bello. E di qua poi c'è anche il negozio di souvenir loro. E i prezzi, ragazzi, sono onesti, come dire in giro, però Jan non è che dici un posto carino, tenuto bene, ti fanno pagare di più, assolutamente no. Il che è veramente una bella cosa. Guardate quanti posti, qua si può venire a mangiare a colazione, pranzo, cena, bersi solo una cosa. La struttura è grande, ben tenuta, loro sono gentilissimi. Tutto il top. Thank you, bye. Thank you, bye. E si esce. Bye. E ora speriamo solo di ritrovare le bici. Ecco il nome. Siamo arrivati nei pressi della Old Town. Stiamo passando per delle viuzze interne dietro, sia per evitare il traffico, sia per vedere un pochettino che cosa c'è. E siamo diretti al Central Market, anche se l'orario ideale per vederlo è di mattina presto, tipo l'ideale proprio è l'apertura alle 6, ma parliamoci chiaro, siamo in vacanza, non è che posso svegliarmi alle 6, con tutto il bene, ma no. Soprattutto perché mi sono appena ripresa dal jet lag. È bello local. Sì, non è male. Se venivi stamattina secondo me beccavi un sacco di... Belli questi tagli. Un tofu, però. Funghetti. Frutta vegetable, di là c'è il fiume. Guarda, mettono in strada e si cava la roba col motorino che li passa di fianco. Ottimo. Ma perché questi qua sono motorini ad emissioni zero, eh? Ah beh. Non sapevi? È tutto ecologico. Ad emissioni zero. Sì. Però, rispetto alla Thailandia, però anche in questo caso quello che possiamo dire è che non c'è così tanto odore quanto c'è negli altri mercatini. Oddio, non lo so la mattina presto. Mattina magari di più, però non ce n'è comunque così tanto, è più pulito in generale. E anche lì sono molto meno insistenti, cioè loro te la propongono e dici no vai avanti, ti sorridono e ti uccidono. E ti uccidono subito dopo, con un bip bip che sarà l'ultimo suono che sentirai. Dobbiamo andare a destra, ma ok, andiamo. Senza farci uccidere, possibilmente anche in questo caso. Ok.
beh, siamo tornati in territorio un pochino più protetto. Moon Temple, ma in realtà è solo la porta d'ingresso di Bamboo Temple, perché il tempio è stato demolito ed è rimasta solo questa porta con questa piccola oasi davanti. Molto bella, la gente solitamente viene qui a farsi un sacco di foto sia di giorno ma soprattutto al tramonto, quando prende una luce un po' più aranciata.